Tutti ragazzi, benvenuti in questo video dove vi vado a presentare una nuova applicazione sempre realizzata da me. L'applicazione la trovate in questa repo, vi metterò il link in descrizione. Anche qui, sezione release, come nelle altre, trovate l'installer e la cartella zippata Portable Standalone. Questa appunto è la repo. Andiamo ad aprire il software. Lasciamoli qualche secondo che deve prendere delle informazioni dal sistema, perché è una cosa che ora vi spiego. Premetto che, allora, TweakHub, come funziona? L'idea di TweakHub è quella di fornirvi uno strumento di raccolta completo per tutte le automazioni esistenti su Windows. Ok? Quindi non vi permette di eseguire solamente comandi, ma vi raccoglie anche applicazioni terze che vengono usate per ottimizzazione di Windows. Ok? Quindi questo è appunto l'idea, ovvero quello di fornirvi uno strumento, proprio un centro di controllo, ok, di tutto quello che vi può servire. L'applicazione è pensata ovviamente per utenti esperti, avanzati o che comunque sanno già che cosa usare, che tweak applicare sul proprio sistema. In questo modo, diciamo, TweakHub vi dà una grossa mano perché vi va a far trovare tutti gli strumenti di cui avete bisogno in un unico posto. Accettiamo il disclaimer che vi ricordo sempre quando usate TweakHub, ma in generale tutti questi software che comunque eseguono script sul vostro sistema, modificano voci di registro, è sempre buona prassi quella di andarsi a fare punto di ripristino e backup delle voci del registro di sistema. Quindi non solo sul mio, ma anche su tutti gli altri software che appunto usate. Comunque, chi già sa, sa. Ok, prima sezione Registry Tweaks dedicata appunto ai comandi che vanno a modificare direttamente delle voci all'interno del registro di sistema. Ve li ho già categorizzati. Premendo sull'occhio potete vedere che cosa fa ogni singolo script, quindi che voci e che valori va a modificare. Mentre nella parte di Custom Tweaks potete voi andare a settare, quindi mettere un vostro path, il name qua è il name del comando che poi appare nell'applicazione, appunto value name sarebbe il nome della variabile e poi value sarebbe il appunto valore. Da qua selezionate il tipo e fate appunto create. Quando la create riuscite comunque a vedere, quindi avete sempre la view, quindi appunto vedete che cosa avete inserito, come si compone il comando che vi va a appunto aggiungere o modificare quella voce che avete scritto. Avete anche il comando edit e potete ovviamente cancellarlo. E l'avete appunto in questa seconda tabs. Qui vi ho messo anche già un preset, ok, di tweak raccomandati, ok? Funzionano ovviamente già su quelli nella prima sezione, però il mio consiglio ovviamente è quello di, per come è stata concepita l'applicazione, settare voi i tweak che già sapete che funzionano, che vanno bene per il vostro sistema, o comunque di appunto testare sempre. External Tools, questa è invece la parte di libreria dove vado a collezionare tutti i possibili strumenti e applicazioni che vi possono appunto servire, dai più ai meno conosciuti, per appunto fare ottimizzazioni su Windows o comunque software utili che riguardano le prestazioni, monitoraggio, eccetera, anche vari per la parte di overclocking, per appunto testare stabilità, eccetera. Quindi vi ho messo già tutto in un unico strumento. Ovviamente con future segnalazioni posso arricchire questa sezione tranquillamente, non c'è nessun problema, basta che appunto mi notificate cosa manca. Qui vi ho messo anche un campo ricerca dove appunto potete ricercare velocemente le cose. In Automated Scripts l'ho distinta dalla sezione Registry Tweaks. Tra parentesi, in Registry Tweaks vedete che c'è quel numeretto sopra, ok? Perché il programma riconosce in automatico i tweak che sono cioè i tweak di questi disponibili qui che sono effettivamente già attivi sul vostro sistema. Quindi vi segna già, guarda che questo tweak ce l'hai già attivo, quindi non ve lo fa riattivare se ce l'avete già, ok? E quindi questo numeretto qua 18 nel mio caso può appunto variare. Quindi eravamo rimasti in Automated Script, qui sono dei comandi diversi da Registry Tweaks perché non vanno a modificare delle voci nel registro di sistema, ma vanno magari ad eseguire altri comandi, netsh, bcdedit, eccetera. Visto che questi script possono essere anche abbastanza lunghi, quindi era un po' difficile rappresentarveli tutti qua dentro,
Nella view non trovate il comando, cioè i comandi precisi che vengono eseguiti nello script, quelli se volete vederli potete andarli a vedere nel codice, visto che comunque il codice rimane open source, ma appunto vi ho messo un riassunto di esattamente le voci che va a cambiare. Okay? Inoltre qua appunto trovate insomma dei tag anche per come dire, il grado di rischio di ogni singolo tweak, però comunque sarebbe fatto per gente, come vi ho detto prima, un pochino esperta, quindi che comunque insomma questi tag sono un po' indicativi, di solito uno dovrebbe già capire cosa appunto va a fare un singolo script. Anche qui vi ho messo la possibilità di poterne andare a crearne uno, quindi qua mettete il nome e qua mettete, e qua proprio incollate tutto il comando batch o PowerShell insomma, e vi crea quindi un nuovo pulsante, ve lo crea sotto, quindi sotto all'ultimo, vi crea un nuovo pulsante e voi potete tranquillamente fare la view oppure eseguirlo. Se volete fare il restore dovete scrivere anche il comando di insomma, restore, questa parte ve la gestite voi. In Quick Access è semplicemente la parte più semplice, vi rimanda ad alcune componenti di Windows, quindi qua se volete aprire la schermata servizi, qua se volete aprire il task manager, la sezione delle impostazioni del display, ok? Quindi sono delle parti raggiungibili più rapidamente di Windows, potrei aggiungere altre tramite segnalazioni, fatemi sempre appunto sapere quali vi piacerebbe appunto vedere qua. E niente, poi appunto in About c'è la parte con i vari collegamenti. Vi ho messo anche il tema light, se a qualcuno piace, a me non piace, lo tengo dark e quindi questo è tutto. Raccomando, fatemi sapere se l'applicazione vi piace, se la trovate utile, fatemi sapere se la state usando e che consigli avete per migliorarla. Da Premiere è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!